Benvenuti in Falegnameria Classica. Nel seguente contenuto vi mostrerò il restauro di questa morsa degli anni 30 del Novecento. Si tratta di un manufatto di elevata qualità, purtroppo non più in produzione, ma prima un breve cenno storico su questo tipo di morse. Sheffield è in questo distretto industriale dell'Inghilterra che all'inizio del 1900 veniva avviata la produzione di queste morse Record. La prima prodotta in assoluto da Record fu nel 1910 ed uscì con il nome di Model 23. Era di fatto un clone della morsa Parkinson, di cui nel frattempo erano scaduti i brevetti. Parkinson, nella seconda metà dell'Ottocento, produsse le prime morse e fu di fatto l'inventore del meccanismo di rilascio rapido. La loro particolarità, mutuata successivamente da Record con il modello 23, era quella di avere, al posto delle barre d'acciaio per sostenere il carro scorrevole, delle guide in ghisa. Questa purtroppo si rivelò una caratteristica negativa, in quanto le sollecitazioni di taglio su questa struttura ne causavano spesso la rottura. Nel 1918 venne prodotta la prima 52,5. Si trattava di fatto di una morsa molto simile alla 52,5 prodotta fino agli anni 60 e alla 53 che era più grande. Il modello prodotto dal 1918 al 1930 aveva come caratteristica il fatto di avere delle barre d'acciaio un pochino più sottili e la fusione in ghisa generalmente più leggera. La mia 53, oggetto di questo restauro, risale all'inizio del 1930 ed è una delle prime prodotte in assoluto. Il fatto è documentato dalla presenza della tabella riportante il registration number, ma dall'assenza di quest'ultimo. Nel 1940 il prodotto venne aggiornato. Questa revisione aveva come caratteristica principale quella di avere ribattuti i terminali delle barre d'acciaio affinché si potesse scongiurare la fuoriuscita della ganascia anteriore. Ulteriore modifica è stata apportata al castelletto inferiore di ritenuta del meccanismo di rilascio, non più in pregiata ghisa ma questa volta in lamiera. L'ultima versione prodotta da Record in Inghilterra risale agli anni 60 del Novecento. Si tratta di una profonda revisione rispetto ai modelli precedenti. Le modifiche sostanziali sono la fusione della ganascia anteriore e posteriore, ora molto più squadrate. Nella ganascia posteriore sono venute meno le nervature di rinforzo e non c'è più il pozzetto di ispezione del meccanismo di sgancio rapido. Alcune parti, prima in ghisa, sono state sostituite con lamierino stampato. Ed il pomolo della leva di serraggio anteriore, prima rotondo e confortevole da usare, ora risulta essere cilindrico e tozzo. Si tratta tuttavia di un ottimo oggetto. Ultima nota di rilievo che accomuna tutte le morse prodotte da Record dal primo del Novecento fino agli anni 60 è la geometria del filetto della vite. Si tratta infatti di un filetto particolare, con un profilo asimmetrico che favorisce la spinta in fase di chiusura e agevola il meccanismo di rilascio rapido in fase di apertura, rendendo fluido lo scorrimento del corpo morsa in fase di apertura rapida. Oggi il mercato è dominato da un'infinità di surrogati di queste morse storiche. Si tratta per lo più di prodotti di infima qualità realizzati in Asia e importati. È tuttavia possibile accedere a prodotti di manifattura ceca. Si tratta di morse di qualità professionale che tuttavia non si avvicinano neanche lontanamente alla qualità dei prodotti storici. Ad esempio, il filetto è un filetto Acme trapezoidale di ottima qualità, ma il meccanismo di sgancio rapido in primo luogo non è più azionato da una leva dedicata, bensì da uno scomodo semigiro della leva principale della morsa. In secondo luogo è estremamente fallace al punto che lo dichiara l'importatore stesso, il quale mette anche a disposizione i ricambi del semidato qualora esso si spanasse. Veniamo ora però al restauro della mia morsa, che inizia con un'accurata ispezione a 360 gradi del manufatto, da cui si evince che l'intera superficie è fiorita di ossido. In alcune zone solo superficialmente, in altre più in profondità. Le parti che mi destano una maggior preoccupazione sono le due barre cilindriche che assolvono a funzione di binari per lo scorrimento della ganascia mobile.
Queste sono rettificate e la tolleranza con i fori di accoppiamento non può aumentare eccessivamente, pena uno scorrimento non più fluido. Lo smontaggio prevede un'abbondante irrorazione di lubrificante sbloccante su tutte le parti destinate a movimento. Si procede poi con la rimozione della coppiglia e della rondella che andranno poi sostituite. Si prosegue con la rimozione del blocco di chiusura posteriore. Ora è possibile svitare completamente la lunga e robusta vite in acciaio, operazione che permetterà la successiva estrazione della ganascia posteriore. L'elemento, molto solido e pesante, risulta essere adeguatamente nervato e reca inoltre una cavità che ospita il semidato in ghisa e parte del meccanismo di apertura rapida della morsa. Il suddetto pozzetto è chiuso da una lamiera con impresso il patent number ed impreziosita da un'etichetta riportante quanto segue. Questa morsa record ha due importanti funzioni. 1. La piastra di esclusione per la segatura al fine di evitare l'intasamento delle parti mobili. 2. Il dado è facilmente rimovibile per la pulizia. Mantieni le parti in movimento lubrificate. Veniamo ora alla ganascia anteriore, detta anche ganascia mobile, in quanto con le sue due barre calettate scorre nella ganascia fissa. Essa presenta una piccola cavità deputata ad ospitare la molla spirale, il dado di tenuta e la leva con cui si aziona l'apertura rapida della morsa. Quest'ultima è avvitata ad una lunga piattina in acciaio, il cui compito è quello di disaccoppiare il grosso semidato in ghisa dalla vite principale della morsa, consentendo quindi lo scorrimento della ganascia. Nella fase di smontaggio è importante considerare che tutte le viti, oltre ad avere una testa a taglio bombata, hanno anche un passo imperiale e sono difficilmente sostituibili con la moderna minuteria. È necessario quindi procedere con cautela ed abbondare di lubrificante. Nelle fasi successive mi vedrete fare un largo uso di questi prodotti lubrificanti. A prescindere dalla marca, il contenuto è più o meno lo stesso. Si tratta infatti di una miscela di petrolio lampante e di olio minerale. La funzione del petrolio è quella di avere un'elevata capacità capillare, quindi di riuscire a penetrare in profondità negli interstizi della ruggine sollevandola dal metallo.